Allora, Compartia è un film che nasce in un modo molto semplice ma anche piuttosto anomalo, nel senso che in realtà non era in preventivo questo film per me, nel senso che io stavo lavorando al terza edizione del laboratorio della Fabbrica del Cinema a Carbonia e è un laboratorio che prevedeva un lavoro con dei giovani filmmaker su un soggetto proposto da noi e che avrebbe dovuto portare alla realizzazione di un documentario collettivo di una mezz'oretta, ecco. Quando ho incontrato il protagonista, diciamo, del soggetto, questo ragazzo Ivan Locci, che con i suoi genitori produce un ottimo vino nelle campagne del Sulcis e che era appena tornato dalla Francia dopo essere stato via per anni, proprio per continuare a fare il vino con i genitori, io appena l'ho visto ho detto, "Oh, mamma mia, che personaggio." E mentre facevamo il primo giorno di riprese, che di solito conduco io, per dare un po' l'abbrivio e guidare e accompagnare i ragazzi poi nel lavoro successivo, e mentre stavamo girando ho detto, no, aspettate un attimo, fermi tutti, se volete questo non è il film del laboratorio, questo è il mio prossimo film. Voi diventate la mia troupe e tutti hanno accettato e abbiamo fatto questo film che è stato veramente un regalo, nel senso che non voglio sembrare retorico e romantico, anche perché non sono retorico, non lo so, ma romantico di sicuro no. Ma è stato veramente qualcosa di magico perché è come se si fossero allineate tutta una serie di cose in modo assolutamente spontaneo e naturale, nelle relazioni con i protagonisti, nelle relazioni fra di noi. Insomma, è un film che credo chi lo guardi pensi che come minimo insomma siamo stati con loro per 6 mesi, ecco, vista l'intimità e la complicità che... E invece è stato tutto immediato, spontaneo, diretto, bellissimo e in 9 giorni abbiamo ideato, scritto e girato questo film. Compartia è un film che parla anche di una generazione di giovani che, insomma, che è costretta a confrontarsi con un presente molto duro, cioè un presente che non promette, ecco, se una volta per le generazioni, la mia e soprattutto quelle precedenti, no? Il futuro era comunque con molte difficoltà, comunque una promessa. Spesso adesso il futuro dalle nuove generazioni è percepito quasi come una minaccia. Oddio, ma che cosa sta succedendo? Che cosa succederà? Dove sarò io domani, dopodomani, tra 10 anni? E Compartia è una storia che parla di un tentativo struggente e vitale di trovare una risposta esistenziale, e non solo esistenziale, oserei anche dire politica nel senso alto del termine, a questa domanda, a questo timore del futuro. È la storia di un ragazzo che decide di ritornare alla terra, alle sue radici, ma non in modo retorico o nostalgico, ecco, ma come un atto di identitario forte e di speranza e anche di, come dire, di rivendicazione di un diritto a poter pensare a una vita, ecco. E quindi è anche un film che parla di opportunità, di occasioni, di come potersele costruire, di come coglierle, oppure quando non si colgono, riflettere su perché non si sono colte. Credo che sia un film che parla di cose molto essenziali e primarie, e però proprio per questo credo che sia un film che possa veramente parlare di e parlare per una generazione.
Infatti allora, il film parla appunto di cose molto semplici, però molto dense e universali, perché parla appunto delle proprie radici, parla di andare via da casa, di ritornare a casa, affronta il tema di che cosa possa essere una casa, non solo ovviamente come edificio, ma come allegoria di una condizione, no? Cos'è una famiglia, cosa vuol dire essere un figlio, cosa vuol dire essere un genitore, i conflitti che ne scaturiscono, ma anche le convergenze, le prospettive, e riconoscere anche nei genitori dei giovani che io non ho mai conosciuto, e i genitori riconoscere nei figli i giovani che loro sono stati. E questo è un passaggio fondamentale. Lavorare con Ivan e la sua famiglia, Patrizia e Isauro, è stato incredibile, nel senso che, non so, sicuramente dipende dal carattere delle persone che incontri, sicuramente dipende da come ti poni. Avevamo una grande liaison che è rappresentata da Chicco Angius, che è quello che ha ideato insieme a me il documentario, che conosceva la famiglia di Ivan, e quindi voglio dire c'era già un rapporto di fiducia, però devo dire che è stata un innamoramento immediato da parte di tutti, non solo da parte mia, da parte anche dei ragazzi della troupe, tutti, cioè era come se fossimo lì da sempre, ecco. È come se li conoscessimo, se li avessimo conosciuti, 2 anni prima, 10 anni prima, e si sono aperti con una facilità, con una grazia, con una dolcezza veramente sorprendente, ecco, e commovente. Allora, adesso so che su questo c'è un grandissimo dibattito poi dietro questa cosa, comunque, non rispetto al film, cioè proprio a livello teorico, no? Allora, che cosa vuol dire scrivere un film? Che cosa vuol dire scrivere un documentario? È ovvio che tra documentario e finzione ci sono delle differenze, anche solo di modalità, di percorso, però alla fine io dico sempre che c'è un rapporto circolare, no? Tra documentario e finzione, nel senso che in un film di finzione un personaggio, se scatta l'empatia con lo spettatore, un personaggio diventa una persona, cioè tu senti da qualche parte che quel personaggio lì, che è di finzione, tu potresti incontrarlo nella tua vita. In un documentario la persona che tu sai che abita a Carbonia, a San Giovanni Suergiu, a Helsinki, a Madrid, a Buenos Aires, se tu vai lì, tu lo incontri perché lui sai che esiste sul serio, però nello stesso tempo questa persona, se scatta l'empatia, diventa anche un'astrazione, quindi diventa un personaggio. Ecco, in questa circolarità la questione della scrittura è una questione che comunque non può essere legata a un momento della preparazione e basta, no? Alla stesura della sceneggiatura o alla stesura di un soggetto, cioè il film continua a scriversi mentre lo si realizza, ma anche dopo che lo si è realizzato, quando lo proponi al pubblico, il film continua a muoversi, è un soggetto vivo. Allora, io credo che sia fondamentale e importante che, oltre ad avere un approccio in cui giustamente, soprattutto nei documentari, si prepara la scrittura, si approfondisce il soggetto, l'argomento, si organizza la struttura,
sia assolutamente importante lasciare lo spazio per un altro tipo di approccio, che è un approccio che sembra casuale, ma casuale non è, che è intuitivo, che scatta quando c'è già una attitudine consolidata dietro, che ti consente di cogliere le cose immediatamente e di costruire il film, la struttura, nel momento stesso in cui tu il film lo stai realizzando. Qualcuno potrebbe dire, ah, ma è un modo rischioso di fare le cose, perché tutti i film che sono stati preparati funzionano? Tutti i film sono belli? No, e allora una margine di rischio ci sarà sempre, anche se sei stato lì 2 o 3 anni a lavorare su un progetto. Non sto dicendo che non si debba fare, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che bisogna che, diciamo così, il sistema trovi la modalità filosofica e produttiva di contemplare degli spazi in cui si possa ragionare e agire in un modo differente, che non vuol dire andiamo così e vediamo che succede, no, però questo film è la testimonianza del fatto che si possono fare a volte delle cose che sono non strutturate, di più, che sono solidissime, perché io immagino che chi guarda il film non possa immaginare che l'abbiamo realizzato in quel modo lì, ma non è che l'abbiamo realizzato, siamo stati fortunati, è che io in primis, ovviamente, perché l'esperienza che ho io, è chiaro, è anagraficamente è impossibile che i ragazzi che hanno collaborato con me abbiano la mia stessa esperienza, però vuol dire essere lì con la tua sensibilità, con la tua esperienza, vuol dire mettersi in gioco, vuol dire avere una disponibilità alla percezione, all'ascolto, alla relazione proprio con l'altro, ma da un punto di vista proprio antropologico, che può essere la chiave per fare le cose, ecco. E quindi io credo che, insomma, questo film sia la testimonianza anche che si possono fare le cose anche in modi diversi, senza smentire gli altri percorsi. Non voglio dire che no, il cinema si fa così, com'è. Però non si fa neanche solo nell'altro modo, voglio dire, no? Cioè è una questione lunga. Io credo che sia importante contemplare la possibilità di essere elastici e di non irrigidirsi in schemi che sono rassicuranti, ma rischiano anche di diventare sterili. Cioè non dimentichiamoci mai, voglio dire, che il cinema è, la sceneggiatura dei Nibelunghi di Fritz Lang era di 600 pagine, c'era pure scritto che luce doveva usare il direttore della fotografia, e la sceneggiatura di Viaggio in Italia di Rossellini sono 1 pagina e mezzo. Charlie Chaplin faceva 100 Chuck, Buñuel ne faceva 2. Ora, cosa vuol dire? Che c'è qualcuno che è un cretino e qualcuno che è un genio? Oppure semplicemente che i modi per arrivare al punto sono alla fine insondabili, e non pensare e far finta che non sia così, secondo me è un grandissimo errore.